Taron e la pentola magica, titolo originale The Black Cauldron, è un film d'animazione della Disney del 1985, diretto da Ted Berman e Richard Rich, già registi di Red e Toby, Nemici Amici. È un'opera molto particolare all'interno della storia della casa di produzione, poiché rappresenta un tentativo audace di esplorare toni più cupi e maturi rispetto ai classici Disney tradizionali. Tratto liberamente dalla serie di romanzi Le cronache di Bryden di Lloyd Alexander, il film è noto soprattutto per la sua estetica dark e le atmosfere fantasy. La storia segue Taron, un giovane guardiano di maiali che sogna di diventare un grande guerriero. Il suo destino prende una svolta avventurosa quando scopre che la sua maialina, Iwi, possiede poteri magici che la rendono fondamentale per ritrovare la leggendaria pentola magica, un artefatto capace di dare vita a un esercito di guerrieri non morti. Il malvagio re Cornelius, un antagonista terrificante e uno dei più oscuri mai visti in un film Disney, vuole sfruttare la pentola per conquistare il mondo. Nel suo viaggio, Taron sarà aiutato da vari personaggi, tra cui la principessa Eileen, il menestrello Sospirello e la strana creatura Gurgi. In Taron e la pentola magica i personaggi sono una componente fondamentale, ciascuno con un ruolo specifico all'interno della narrazione e con caratteristiche che li distinguono all'interno del mondo cupo e fantasy del film. Taron è il protagonista della storia, un giovane sognatore che desidera diventare un eroe. Il suo percorso è quello di un eroe riluttante che, pur inesperto, si trova costretto a compiere scelte coraggiose. Taron è generoso, ma a volte impulsivo e insicuro, il che lo rende un personaggio più realistico rispetto agli eroi Disney classici. In italiano la voce di Taron è affidata a Giorgio Borghetti, che riesce a trasmettere bene il tono giovanile e l'energia tipica di un ragazzo in cerca di avventura, pur mantenendo una certa ingenuità. La principessa Eileen è un personaggio femminile che si allontana dallo stereotipo della principessa Disney tradizionale. È indipendente, determinata e spesso dimostra di essere più astuta e risoluta di Taron. Anche se il suo sviluppo narrativo non è molto approfondito, il personaggio porta una ventata di dinamismo nel gruppo. Eileen è doppiata da Loredana Nicosia, che le conferisce una voce dolce ma al contempo vivace e sicura, perfettamente in linea con il carattere intraprendente della principessa. Gurgi è una creatura dalle sembianze pelose e dal carattere goffo e buffo, spesso considerato l'elemento comico del film. Tuttavia, il personaggio rivela un lato molto più profondo e toccante nella seconda parte della storia. Gurgi è doppiato da Marco Bresciani, che riesce a caratterizzarlo con una voce nasale e giocosa, enfatizzando il lato divertente e tenero del personaggio. Sospirello è un vecchio menestrello che accompagna Taron e Eileen nel loro viaggio. È un personaggio comico e bonario, spesso portatore di leggerezza nelle situazioni più cupe. Il suo carattere distratto e impacciato offre qualche momento di respiro nella narrazione. Sospirello è interpretato in italiano da Gianni Williams, che gli dona un tono caldo e buffo, ideale per il ruolo di menestrello un po' pasticcione. L'antagonista principale del film è uno dei personaggi più memorabili. Re Cornelius è un tiranno oscuro e spietato, ossessionato dal potere e dalla pentola magica. Il suo aspetto scheletrico, accompagnato da una voce profonda e sinistra, lo rende una presenza davvero inquietante e molto lontana dai cattivi Disney tradizionali. Nella versione italiana, la voce di Cornelius è di Paolo Poiré, che riesce a rendere magistralmente la sua malvagità con toni minacciosi e solenni. Iwi è la maialina magica che funge da catalizzatore della storia. Nonostante sia un personaggio muto, la sua importanza narrativa è enorme, rappresentando la chiave che permette di trovare la pentola magica. La voce narrante di Taron e la pentola magica ha un ruolo introduttivo molto importante, poiché apre il film fornendo allo spettatore il contesto necessario per immergersi nel mondo oscuro e fantastico della storia. La narrazione iniziale racconta la leggenda della pentola magica e del pericolo rappresentato dal malvagio re Cornelius. La voce narrante dona un tono solenne e misterioso, contribuendo a stabilire fin da subito l'atmosfera cupa e fiabesca che caratterizza il film. Questo tipo di apertura richiama molto lo stile delle fiabe antiche,
un elemento che si sposa perfettamente con l'ispirazione fantasy delle cronache di Prydain. Nella versione italiana la voce narrante è interpretata da Romano Ghini, un attore e doppiatore noto per la sua voce profonda, calda e avvolgente. Ghini riesce a trasmettere un senso di solennità e gravità, fondamentale per introdurre una storia così oscura e lontana dai toni più leggeri dei classici Disney. La sua interpretazione aggiunge un tocco epico all'apertura del film, avvolgendo lo spettatore in un'atmosfera di mistero e avventura. Questa scelta si rivela particolarmente azzeccata, poiché Ghini è uno dei doppiatori italiani più apprezzati per ruoli che richiedono autorevolezza e un'impronta drammatica. La sua voce narrante contribuisce a creare un impatto memorabile fin dalle prime scene, preparando il pubblico al viaggio di Taron e agli oscuri eventi che seguiranno. Più in generale, il doppiaggio italiano di Taron e la pentola magica è di ottima qualità, con voci ben scelte per ciascun personaggio, in grado di trasmettere le sfumature delle personalità dei protagonisti. Anche se il film non ha dialoghi particolarmente memorabili o poetici, come in altri classici Disney, il cast italiano ha svolto un lavoro efficace, mantenendo un buon equilibrio tra le atmosfere cupe e i momenti più leggeri. Una menzione particolare va a Paolo Poiret, il doppiatore di Re Cornelius, che con la sua voce profonda e roca riesce a creare un personaggio terrificante e indimenticabile. La performance dona al cattivo un'aura oscura che enfatizza il tono tenebroso del film. Una seconda menzione speciale la merita anche la voce narrante italiana di Romano Ghini, che è uno degli elementi più riusciti del doppiaggio e rafforza la componente fiabesca e mitologica di questo classico Disney, aggiungendo ulteriore fascino a una produzione già unica nel suo genere. I personaggi di Taron e la pentola magica sono forse meno approfonditi rispetto ad altri protagonisti Disney, ma possiedono un fascino unico. Il doppiaggio italiano, pur non vantando nomi di grande richiamo, è ben realizzato e contribuisce a immergere lo spettatore in questa fiaba dark e avventurosa. Taron e la pentola magica è visivamente sorprendente, soprattutto per l'uso innovativo, per l'epoca, della tecnica CGI combinata all'animazione tradizionale. Gli sfondi sono evocativi e contribuiscono a creare un mondo fantasy oscuro e dettagliato. La caratterizzazione del re Cornelius è eccellente, un cattivo terrificante con un design macabro e una presenza scenica che lo rende indimenticabile. La colonna sonora di Elmer Bernstein aggiunge un tocco epico alla narrazione, enfatizzando l'atmosfera drammatica e avventurosa. Purtroppo il film soffre di una sceneggiatura che sembra spesso frammentaria e poco approfondita. Alcuni personaggi secondari, come Gurgi, rischiano di risultare irritanti o fuori luogo in confronto al tono più serio del resto del film. Inoltre, personalmente non ne ho risentito, ma l'assenza delle canzoni, un elemento iconico delle opere Disney, potrebbe aver alienato parte del pubblico tradizionale. Il ritmo narrativo, a volte troppo frettoloso, non lascia spazio a un vero sviluppo dei protagonisti, rendendo il viaggio meno coinvolgente rispetto ad altri classici Disney. In conclusione, Taron e la pentola magica è un film unico nella filmografia Disney, un esperimento audace che ha cercato di mescolare temi più oscuri con il linguaggio dell'animazione. Sebbene sia stato un fallimento commerciale al momento dell'uscita, nel corso degli anni ha guadagnato uno status di cult grazie al suo coraggio e alla sua estetica fantasy, ma potrebbe deludere chi si aspetta una fiaba classica nel tipico stile del periodo. In definitiva, pur con le sue imperfezioni, Taron e la pentola magica rimane un'opera di culto e un pezzo unico nella storia della Disney, consigliato soprattutto agli appassionati del genere fantasy e a chi vuole esplorare un capitolo meno conosciuto della produzione Disney. Voto 7,5 su 10.